Benvenuto in Mastica all'Italiano. Io sono Roberto e sono un tutor di lingua italiana per stranieri. Nel video di oggi voglio presentarti 5 film italiani a tema natalizio, quindi 5 film che hanno una trama ambientata nel periodo di Natale. Il primo film di cui vi voglio parlare si intitola Improvvisamente Natale. Lorenzo deve dire alla sua cara nipotina che dovrà vendere il suo albergo. Deve anche dirle che i suoi genitori si stanno per separare. Così Lorenzo decide di regalarle un ultimo Natale stando tutti insieme in famiglia. L'unico problema è che questo Natale è un po' insolito perché è ambientato in estate. La trama di questo film non è eccezionale, però consiglio tantissimo questo film a chi ha un livello di italiano A2 o B1. Il secondo film di cui ti voglio parlare si chiama 10 giorni con Babbo Natale. Carlo e Giulia sono in crisi di coppia. Giulia lavora tantissimo, è una donna in carriera, e Carlo invece si occupa della famiglia e della casa. Giulia ha un colloquio di lavoro molto importante il giorno di Natale. Così Carlo decide di accompagnarla a Stoccolma insieme ai bambini con il suo vecchio camper. Durante il viaggio succedono tante cose. Una di queste è quella di investire un vecchietto in mezzo alla strada. Questo vecchietto dice di essere Babbo Natale. Sarà davvero lui? Questo film l'ho trovato davvero carino, soprattutto perché è ideale da vedere con la famiglia. È un sequel, ma potete vederlo tranquillamente perché non ci sono dei collegamenti troppo importanti con il primo capitolo. Consiglio di vederlo agli studenti che hanno un livello tra il B1 e il B2, poiché ci sono dei dialoghi parlati in modo più veloce e soprattutto perché alcuni dei protagonisti hanno un accento lombardo. Io sono Babbo Natale è il titolo del terzo film che vi consiglio oggi. Ettore è un ex detenuto che vive una vita noiosa, senza scopi. Durante uno dei suoi colpi finisce in una casa di un certo Nicola, un uomo gentile che non ha niente di prezioso, ma che ha un grande segreto. È Babbo Natale. Questo è stato l'ultimo film in cui ha recitato un grandissimo attore italiano, famosissimo sia per il cinema che per il teatro. Questo attore si chiama Gigi Proietti, è un attore romano e ha un talento strepitoso. Consiglio la visione di questo film a chi ha un livello di italiano intorno al B2 e al C1, soprattutto perché il protagonista ha un modo di parlare molto romanesco. Ci sono delle scene dove lui parla un po' di dialetto romano e ha una cadenza, un accento molto romana. Quarto film di Natale che ti consiglio oggi si chiama Il primo Natale. Il ladro Salvo e il prete Valentino si ritrovano trasportati indietro nel tempo, all'epoca della nascita di Gesù nella Palestina del re Erode. I due si ritroveranno presto in situazioni abbastanza complicate. Questo film è molto divertente, utilizza una comicità molto intelligente e mai volgare nonostante tratti di un tema religioso. Ficarra e Picone, gli attori e i personaggi protagonisti, sono siciliani e quindi hanno un accento siculo. Consiglio la visione di questo film a chi ha un livello che va tra il B2 e il C1, proprio perché c'è la presenza di un accento siciliano. Questo potrebbe creare problemi a chi non è abituato ad ascoltare un accento del sud. Il quinto e ultimo film che ti consiglio oggi si intitola Natale sul Nilo. Un generale dei carabinieri porta la figlia quindicenne in Egitto per le vacanze natalizie, accompagnato da un collega. La vacanza però diventa molto stressante a causa di diversi imprevisti, coinvolgendo non solo il carabiniere, ma tutti i personaggi che faranno parte di questa storia. Ti consiglio questo film se sei maggiorenne, se ti piace il genere di commedia demenziale
anche un po' volgare, e soprattutto se non sei una persona molto critica. Cinepanettoni come questo non hanno una trama difficile, complessa, ma hanno solo lo scopo di farti ridere con battute stupide, situazioni assurde e basta. Anche se la trama non è difficile da capire, è abbastanza difficile l'italiano utilizzato in questo film, semplicemente perché ci sono diversi personaggi che provengono da diverse regioni e quindi potrai ascoltare molti dialetti, almeno 3 principali, come per esempio il dialetto romano, il dialetto napoletano e il dialetto milanese, una varietà di dialoghi veloci, sia in dialetto che in italiano. Quindi consiglio questo film a chi ha un livello C1, C2. Bene, e siamo arrivati alla fine di questo video. Spero che guarderai questi film. Fammi sapere con un commento se li hai già visti, che cosa ne pensi, se è stato difficile per te capire quali sono le cose che non capisci. Magari potrei farci anche un video a riguardo. Se vorrai altri consigli e se volessi imparare o migliorare il tuo livello di italiano, iscriviti a questo canale perché caricherò diversi contenuti, soprattutto sulla cultura italiana. Questo era Mastica l'Italiano, io sono Roberto e ci vediamo presto. Ciao ciao!